Ogni volta che metto un video mi dicono: Francesco, bello, ma dove ti attacchi? E io rispondo da buon napoletano: mi attacco al tram. No, in realtà adesso mi attacco a dei ancoraggi permanenti. Dopo la sigla andiamo a scoprire il mondo degli ancoraggi. Ciao, io sono Francesco e come sempre questa è CatLab, idee in quota. Oggi ti porto con me a scoprire il mondo degli ancoraggi e risponderemo alla domanda: Francesco, ma dove ti attacchi? Vieni con me a scoprire questo fantastico mondo un po' complicato, ma cerchiamo di semplificare come sempre. Iniziamo col dividere le categorie di ancoraggi. Esistono due grosse categorie: gli ancoraggi permanenti destinati a restare lì, li installi, li lasci lì, e gli ancoraggi rimovibili. Sugli ancoraggi rimovibili ci faremo un video a parte, ma già ti dico che ho tra le mani questo ancoraggio speciale della Petzl che si fissa ma è destinato a essere rimosso a fine giornata. Qualcosa di speciale, ma ce lo teniamo per il prossimo video. E dicevamo appunto ancoraggi permanenti e removibili. I removibili rispondono a una norma tecnica. La norma tecnica europea è N795 con tutte poi le derivazioni. Ma quelli che ci interessano oggi sono gli ancoraggi permanenti e su copertura. Una delle norme, e semplifichiamo, è la UNI, quindi una norma italiana, 11578. Poi c'è la UNI 11560 per le coperture. Oggi ci concentriamo su questo mondo degli ancoraggi permanenti, ma andiamo in coda a vedere cosa sono. Ma la cosa più importante poi è capire cos'è un ancoraggio, perché quando si parla di ancoraggio si parla di un sistema e il sistema non è mai composto da un solo elemento. Si parte dalla struttura che deve ospitare poi l'elemento, struttura che può essere in cemento, in legno, eccetera, e va valutata la consistenza, lo vediamo più avanti. Quindi abbiamo la struttura che ospita poi il sistema, l'ancorante, quindi potrebbe essere un... Ho perso il tassello, vado a prendere la barra filettata. Eccola qui, avevo perso la barra filettata che va con l'ancorante chimico, quindi l'elemento che è stata la struttura e poi l'eventuale elemento da fissare che potrebbe essere una piastrina singola o qualcosa di più complesso come questo ancoraggio che ha 3 fori per il fissaggio. Ma potrebbe essere anche qualcosa di lineare, qualcosa che magari già avete sentito che si chiama linea vita, che è un ancoraggio particolare. Andiamo a vederlo, ma mi manca qualcosa. Sono col casco e... anzi, sono col cappello e devo mettere il casco. E a questo punto, oh mamma, grazie agli amici di Skype mi hanno prestato il loro casco della Casco, che è quello che uso anche io in cantiere. Questa volta non è verde ma è nero. Oggi sono loro ospite, un po' come sempre ormai mi hanno adottato, è parte del canale, e andiamo in coda con il mio casco, anche perché non penso che glielo ridò dopo. Ed eccoci qua, dobbiamo andare in quota e qui c'è una scala installata con una linea vita integrata. C'è qualcosa che mi permette di salire in verticale come le turbine eoliche, ma ne parliamo in un altro video. Questo è qualcosa di diverso rispetto ai dispositivi di ancoraggio per le strutture. Installo il mio dispositivo, i soliti test di funzionamento e ricordiamo che questo è un video su YouTube, non è un tutorial, non è un corso di formazione. Come sempre c'è il link in descrizione. Se vuoi fare la formazione o l'addestramento con me, vieni qui in Skype e trovi tutto questo centro di addestramento. Ma andiamo in coda. È bello alto qui. Diciamo che registrare i video di sera è abbastanza stancante dopo una giornata di lavoro. Sono arrivato in quota e cosa ho trovato? Un binario con un carrello che scorre. Attenzione perché già qui è un sistema di ancoraggio e li possiamo dividere in lettere.
lettera A, B no purtroppo, C e D, quindi i sistemi di ancoraggio che vediamo adesso sono A, C e D. E partiamo proprio dall'ultimo. Il sistema di ancoraggio rigido, come questo binario, è definito sistema di ancoraggio di tipo D. Mi collego col mio sistema anticaduta, controllo che sia tutto chiuso, controllo che sia in funzione, mi stacco dalla scala e in questo momento il sistema di arresto caduta è integrato nel binario rigido che non flette e posso avanzare. E questo è il binario rigido, si può mettere a muro, si può mettere a terra, ma addirittura ci sono modelli che possono essere installati a tetto, come nelle baie di carico. E però per avanzare, ecco qui un punto singolo, un dispositivo di ancoraggio di tipo A. Cioè vuol dire che per collegarmi devo avere, in questo caso ho il secondo moschettone del mio dispositivo di arresto caduta Y, ed ecco qua, quindi diverso sistema di ancoraggio, punto di ancoraggio singolo, sistema puntuale, mentre invece il binario è lineare. Quindi l'idea della parola linea vita, della frase linea vita, è un po' fuorviante, un po' limitativa. Chi dice io faccio solo linee vita, in realtà probabilmente fa solo quello. E invece un sistema di ancoraggio comprende varie tipologie di sistemi, varie tipologie di ancoraggi lineari, puntuali. Ed appunto sui sistemi di ancoraggio non possiamo che citare lo sponsor di oggi. E questo video è sponsorizzato da AnchorX, sistemi anticaduta. Oggi sono con Vincenzo ed insieme diamo soluzioni a 360 gradi nel mondo dei lavori in quota ed ambienti confinati, dagli ancoraggi permanenti in copertura alle linee vita. E se ti fidi di lui, allora da oggi conosci i miei ancoraggi. Rientriamo sulla nostra copertura, sono collegato a questo punto di ancoraggio di tipo A, sistema puntuale col mio dispositivo di arresto caduta, e vedete come questo moschettone è compatibile con questo anello. E non è una cosa da scontata. Chi installa sistemi di ancoraggio deve poi dare una serie di indicazioni all'utilizzatore. Ma avanzo un po'. Secondo punto, torno indietro, stacco quello di dietro, avanzo e ricordiamo sempre don't try this at home. Quanto mi piace sta frase, ricorda tanto il wrestling. E adesso siamo su qualcosa di diverso, siamo su una copertura, una simulazione di copertura con un sistema di ancoraggio, ma attenzione, questa volta non è un binario di tipo D, non è un ancoraggio di tipo A, cioè puntuale, ma è la classica linea vita. Ci siamo finalmente sulle linee vita. Ma linea vita è un nome commerciale, a me piace chiamarli sistemi di ancoraggio. Mi collego, stacco dietro e andiamocelo a guardare. Mi permette di procedere sul tetto. In questo caso sto in un sistema di arresto caduta, avanzo e posso camminare sulla copertura. Naturalmente la copertura deve essere calpestabile, ma su questo è inutile che ci soffermiamo. Anzi, adesso ci diciamo due cose importanti sulle linee vita, o meglio sui sistemi di ancoraggio. E questa è la veduta dall'alto, ma a noi interessa la copertura. Sono collegato al mio sistema di ancoraggio di tipo C, la classica linea vita con la fune d'acciaio. Ma cosa rende un ancoraggio a norma? Beh, bisogna andare a step. Prima di tutto c'è bisogno che il tecnico che propone l'installazione venga a fare un sopralluogo. Un sopralluogo tecnico, attenzione, non un mero preventivo, perché bisogna capire le caratteristiche tecniche della struttura che ospiterà il sistema di ancoraggio.
Quindi se è una copertura bisogna un attimo capire le caratteristiche meccaniche della copertura, ma anche se fosse un pilastro o anche un trave di legno. Quindi si parte da un sopralluogo tecnico, da cui poi scaturisce un progetto preliminare da parte di chi? Di un tecnico abilitato, ingegnere o architetto abilitato. Quindi vuol dire che anche per un singolo punto di ancoraggio di tipo A c'è bisogno di una trafila burocratica ben definita dalle norme tecniche, ma anche regolamenti per le costruzioni. Addirittura nelle singole regioni esistono le leggi regionali sulle linee vita, semplifico. E visto che sono in Campania, la regione Campania si è dotata di uno strumento di legge, la legge regionale sull'obbligo di installare sistemi di ancoraggio sui tetti che sono sprovvisti di parapetti o sistemi di protezione collettiva. Quindi se sei in Campania, ma anche in altre regioni, potrebbe darsi che esiste una legge che obbliga, in caso di interventi in copertura, l'installazione di sistemi di ancoraggio permanenti. Ma torniamo a noi. Sopralluogo tecnico, dove si prendono proprio le caratteristiche tecniche della struttura che ospita. Si fa un progetto preliminare, il preventivo, ma poi c'è l'installazione. Ed è un vero e proprio cantiere. Ed è un cantiere in coda, quindi chi sale sul tetto deve essere capace di dimostrare di essere sicuro per montare sistemi di sicurezza. E questo a volte manca. Quindi il tecnico, la squadra di tecnici che sale, garantisce che opera in sicurezza per installare sistemi di ancoraggio permanenti. Li installa a regola d'arte. In base a cosa? In base alle indicazioni del fabbricante dei prodotti che hanno poi dei regolamenti per le costruzioni. Il fabbricante dà le indicazioni, ma non basta. Ci sono le indicazioni per esempio se è un ancorante chimico, dei tempi, delle modalità di posa, e poi c'è il progetto, perché il progetto, insieme alle indicazioni del fabbricante, sia del dispositivo che degli ancoranti, eccetera, insieme fanno una corretta opera di posa. Quindi l'installatore si rifà a della documentazione che già conosce, già avuto, e fa alla fine una dichiarazione di corretta posa. Alla fine si rilascia al cliente una serie di documentazioni che non stiamo qui a parlarne, non è questo il caso, non è un seminario sulle coperture e sugli ancoraggi, ma viene rilasciata al cliente una documentazione che attesti che c'è un progetto, c'è il materiale idoneo e certificato, installato correttamente, e le istruzioni, una sorta di manuale d'uso dei sistemi di ancoraggio. E poi viene apposta una targhetta che ti dice chi lo ha installato, quando e con quali caratteristiche. E poi, come tutte le cose che restano fisse, va fatta una ispezione periodica e anche dei collaudi. Ma questa è una storia molto più tecnica, siamo su YouTube e come sempre questo è Catlab con le idee in quota, ma ben salde, ancorate alla struttura. Ci vediamo al prossimo video, io ti saluto, ciao! Facciamo un po' di backstage del video, sono le 7 di sera e c'è Antonio Iannello che ha mantenuto la struttura aperta solo per me. Il collega Alessandro Guariniello è andato via stremato e io sono ancora qui e in caso di emergenza c'è Antonio che interviene, perché da soli non si lavora. Anzi, vi dico di più, che lavorare in squadra è la cosa migliore del mondo. Ciao!